Buongiorno giovani, in questo video parleremo di manutenzione della chitarra, in particolare dove eseguirla. Chi è di noi che non si è mai trovato a dover fare un lavoro su uno strumento, anche soltanto un semplice cambio corde, ed essere costretto a fortunosi equilibrismi sul tavolo di cucina, su un ripiano sgombrato dai libri, su due cavalletti o due sedie, comunque in una situazione precaria dove anzitutto si lavora male e scomodi, ma soprattutto con il rischio di far finire in terra lo strumento mezzo smontato, con susseguente scarica di imprecazioni e invocazioni di tutto il calendario. Che cazzo io bestia, porca puttana, vaffanculo. Personalmente faccio anch'io così da moltissimi anni, ma da un po' stavo pensando a una qualche soluzione. E certo, se uno avesse un banco da lavoro dedicato sarebbe fantastico, e il problema risolto. Ma è piuttosto difficile riservare uno spazio della casa solo a queste operazioni. Se siete molto appassionati e queste cose le fate un giorno sì un giorno no, allora un banco fisso è una strada quasi obbligata. Ma per la maggior parte di noi ci vuole una soluzione più minimale ma funzionale. L'idea non è mia, Ho spulciato un po' il web cercando in inglese Portable Luthier Bench e ho trovato un paio di tizi che hanno avuto questa pensata. Mi ci sono messo anche io e adesso vi mostro il risultato. Allora, l'idea è quella di attrezzarci di un banchetto da lavoro ripiegabile. Questi qui li vendono al brico, anche online. È abbastanza stabile, le dimensioni sono circa 50 per 10 cm, spessore un paio di centimetri, ed è ripiegabile. Il problema di questi banchetti qual è? È proprio che le dimensioni non sono adatte a noi, perché 50 cm per 10 più 10, anche accostandole, perché questo stringe tra loro, è un po' pochino. Allora qui interviene il secondo pezzo. Eccolo qua. Una bella tavola di legno, potete usare un ripiano di un vecchio armadio, qualcosa che avete già in casa. Io questa qui l'ho comprata in un brico, è di abete, e questa qui originariamente era 100 per 40. Io ci ho aggiunto altre due strisce di legno incollate, diciamo che adesso siamo a 100 per 48. Il fatto è, come ce lo fissiamo solidamente? Si potrebbe, alcuni lo fanno, mettere due morsetti ed è stabile, però non mi appassiona perché avete i morsetti qui che vi danno fastidio. Allora ho visto un'altra soluzione, che è questa. Un altro pezzo di legno, questo è un 44 cm per 6-7 per 2, incollato al centro della tavola, ma non è che sia, basta che sia più o meno al centro, su cui stringeranno le ganasce del tavolo. Ed eccoci qui, detto fatto. Si mette qui, si serrano le ganasce e abbiamo il nostro tavolo per poter lavorare. Ultima cosa che ci manca, un lenzuolo ripiegato, un vecchio asciugamano, una vecchia coperta, per evitare legno della chitarra sul legno direttamente. Io ho questo qua, eccoci, pronti. Per esempio, ecco. Qui potete lavorare comodamente, fare tutte le vostre operazioni, procuratevi un supporto per il manico, io ce l'ho, ora non ho voglia di tirarlo fuori, e basta, ci siamo. Quando abbiamo finito, che succede? Succede questo, si ripiega il nostro telo, si smonta, si allenta e si mette la tavola da parte,
Si prende il nostro banchetto, lo ripieghiamo, ecco fatto. Questo si appoggia in un angolo, in qualunque posto dove dia poco fastidio, occupa poco posto, la sua tavola appoggiata e siamo a posto. Sulla tavola io ho voluto anche levigarla tutta e dargli 2 mani di impregnante per proteggerla un po'. E basta. Se parliamo di costi, il banchetto viene tra i 26 e i 30 euro secondo che offerte trovate, ce ne sono anche di più costosi per carità. La tavola tra i 6 e i 10 euro secondo che offerte trovate, eccetera. Poi se volete la tovaglia sopra, siamo sui 40 euro. Ecco. Questo è quanto. Vi saluto e vi auguro buona giornata, giovani.